him. Where them a chat about? Turn up, turn up, turn up. Ragazzi e ragazze, alla seconda puntata in italiano dell'Afro Next Gen. Sono il vostro ragazzo Quiku e il mio amico Professor Nico. Nichols. è in italiano, quindi non sai cosa dire. Nichols. No, aspetta, Nichols in italiano come si dice? Nichols. Non è che è il nome della ragazza. Go away, go away. Go away, you know. Comunque, Nichols, it's a mineral. Nichols. Yeah. Michael is a mineral. Yeah, Nichols is not a The mineral. same spellings. Charlie, tu a scuola andavi in ritardo, non voglio dire che non eri bravo, andavi in ritardo a scuola. Questo lo sappiamo tutti. Comunque, oggi non siamo da soli, Yeah. siamo con la nostra sorella, Principessa di la Rubiera. nostra principessa Di Rubiera. della nostra comunità di Rubiera. Di a tutti il tuo nome. Ciao, mi chiamo Francesca. Vedi Francesca, con il sorriso. Come stai? Oggi. Dai, oggi ce la Però compro. quando finiamo ce la Sì, compra, ce la o no? compra, sì. Continua a sognare. Comunque, di a tutti cosa fai di bello nella tua vita e sì, quanti anni hai? Presentati un attimo. Ok, mi chiamo Francesca e vado all'università. Avete capito? Va all'università, quindi se volete venire, se non siete gente colta, non venite a scriverle. Dio, non scrivete. Ha bisogno di gente Sei colta. fidanzata? No. Non rispondere, non rispondere. Allora. Non rispondere. Adesso no, aspetta, non fai finire, no? Ah, ok. Vedi che noi parliamo sempre di relazioni, eccetera, eccetera. Forse ci sono i nostri viewers che sono Ascoltatori. importanti di te, Se dovrà Ascoltatori. succedere, succederà. ascoltatori che forse vogliono conoscerti. Come fanno a... Cioè, non ci penso, se deve succedere, succederà. Ah, Quindi, quindi no, sì, sì. Su Instagram niente, nessuno riesce a trovarti, a mandarti un ex o qualcosa. Oh, il mio Instagram è Francesca Intimo, se magari vuole chiedermi qualche domanda, vuole parlare di qualcosa. Nessuno vuole chiederti niente. Nessuno vuole chiederti niente. Se non siete gente colta, non venite a rompere. Tutto lì. Dai. Le palle. Ecco. No. Però aspetta, adesso, visto la sua domanda, volevo chiederti una domanda. Una seria. Visto che sei single, ci sta se una ragazza fa il primo passo? Ma io non ci vedo niente di male perché molte volte i ragazzi sono timidi, no? Quindi Non molte volte, guarda, io fai like, se ti voglio, ti vengo, ti dico, ma sa, sì, sono interessato di te, possiamo fidanzare. sì, ma ci sono dei ragazzi che magari gli piacciono, però non ha il coraggio di dirtelo, magari ti fa delle cose, dei favori, no? Però dire mi piaci è molto difficile, quindi se la ragazza fa il primo passo, secondo me lo aiuta molto. Questo è il problema delle ragazze. Aspetta, questo è il problema delle ragazze. Loro pensano che, basta che vai là e vai a parlarci, no? Perché tanto perché tanto la ragazza è lì, vai là e dici, ciao bella, e così vai a parlare. Tu sai quanto è difficile parlare con una tipa? Sai quante prove facciamo in camera nostra prima di venire a parlare con voi? Immagino. Prima di venire a parlare con una ragazza, i monologhi mentali che ti devi fare prima di andare solo a dire ciao. Sì, questo Hai è vero. capito? Devi anticipare cosa dire, la sua reazione, se reagisce in un modo, tu cosa farai? Perché ovviamente a volte no, non so se magari ti è capitato, arriva un ragazzo e ti chiede ciao, come stai? E poi rimane lì, perché non sa più cosa dire. Hai capito? Perché non è facile parlare con una ragazza. Però voi ragazze siete lì ma
sono timidi, non vengono a parlare. Parlare con qualcuno non è facile. Ecco, quindi se magari la ragazza ha il coraggio, no, e fa il primo passo, non c'è niente di male. E no? anche lì c'è un altro problema. Voi ragazze non ci sapete provare. Mamma mia! Ma c'è una differenza a fare il primo passo e provarci, Ok, spiegaci. Perché se io spiegaci vado un attimo. lì, vedo un ragazzo che mi piace e gli dico guarda, provo questo per te, è reciproco, non vuol dire che tu devi corteggiare il ragazzo, non vuol dire che tu che devi invitarlo fuori o fare, cioè guidare la relazione o il corteggiamento, tu devi solo dirgli che ti piace. Ok, quindi facendo il primo passo, no? Per primo passo, secondo te cos'è? Cosa intendi tu per il primo passo? Ok, ho una cotta per una persona, penso che questa persona, tra noi ci può essere qualcosa di più, vado lì e gli dico, se è reciproco allora possiamo cercare di andare avanti insieme, ma non io ragazza che allora inizia a organizzare tutto, ci scrivo sempre prima io, no. Aspetta, sono curioso, facciamo una prova, è una cotta per me. Give me your best line, dammi la tua linea. La tua Non l'ho mai fatto. la tua linea. Dimmi qualcosa. Sono qua. Ehi. Hai una cotta per me da 20 anni. Ma che avete? Vedi che c'è gente che ce l'ha, Hai una cotta per me da tanto tempo. Facciamo Dimmi. 55 anni. Dai, No, diciamo. aspetta, hai una cotta per me. Fammi sentire speciale. Un problema è che molte ragazze non lo dicono, però danno dei segnali. Io non l'ho mai fatto, io ecco. do segnali. Ecco il loro problema. Esatto. Vedi la cosa, loro danno solo segnali e dopo vengono a dire che E a ci volte sto i ragazzi provando, non lo il tipo capiscono neanche il segnale. E secondo te come fai a farglielo capire? Ma magari scrivendolo ogni tanto, magari cercando di organizzare delle attività insieme, no? Sono dei modi di... Ok, sai perché te lo chiedo? Perché ci stavo pensando, quando stavo pensando all'argomento, ho detto, ma mi hanno dato tanti segnali, ma io non l'ho mai visto, tanti tipi mi hanno... Avete vero, capito? è vero. Tante tipi mi hanno dato tanti segnali, ma io non ne ho mai visto manco uno. Né rosso, né verde, né giallo. Lo vedi quando te lo dicono. quello è il Ok, problema. allora siete voi che non sapete dare segnali o sono i ragazzi che sono un po' scemi che non lo vedono? È che Oppure sono gli le No, ragazze siamo sono noi che siamo complicate. ciechi che non Aspetta, vedono fammi niente. riformulare la domanda. Secondo te è perché i ragazzi non sono abituati ad essere tipo corteggiati e non vedono i segnali, oppure sono le ragazze che devono dare i segnali in un modo un po' più evidente? Secondo me, visto che le ragazze sono un po' più complicate, molto spesso pensano di dare segnali, però non sono in realtà segnali. Ok. Non sono molto chiari i segnali che noi diamo, Ok. quindi sì, capisco a volte i ragazzi perché non è facile. No. Quindi voi tendete a lasciare tutto all'interpretazione, no? Esatto. Fai un passetto. Faccio questo, Ok. spero che lo capisca, che gli sto... Però a io volte chiedo, non ci arrivano. il ragazzo, tutti i segnali che fate e il ragazzo non riesce a capire, cosa fate ancora? Cioè, per proseguire? Molte ragazze, like, they give up, non continuano. Te? Perché Io non ce la... Aspetta, ma secondo te perché? Perché lasciano stare? Lasciano stare perché sono frustrate che lui non lo vede o lo prendono come un rigetto? Perché hanno paura di essere rifiutate, no? Sì, Perché è rigetto. imbarazzante. Aspetta, rigetto, ho detto Imbarazzante, vero? Sì, Rigetto. rifiuto. Ehi, Ehi, rifiuto. rifiuto! Tanto dettagli. Rifiuto! Sì, quindi molte ragazze lo vedono come un rifiuto, cioè se succede una cosa del genere. Ok, quindi secondo te la ragione per cui molte ragazze non fanno il primo passo è perché hanno paura di essere rifiutate. E poi siamo nel 2021. Quello che fa un maschio può fare una femmina. Esatto. Quindi sono molte Se ragazze un maschio che... può essere rifiutato, anche voi potete essere rifiutate. Avete capito? Poi sono molte ragazze che dicono se tu fai la prima mossa il ragazzo non ti rispetterà. Io non lo capisco, perché il ragazzo non ti deve rispettare? Ragazzi? Cosa ne pensate voi? Voi come la vedete? Ok, allora
Allora, non so se darvi una risposta sincera resto? e rovinare Il programma? no, e rovinare il business dei ragazzi oppure darti No, una risposta. dicelo. Ok, dai, ve lo dico. Allora, a parte il fatto che a volte molte ragazze non ci sanno provare, arrivano là e cioè, te lo sbattono in faccia, sono qua. Fai qualcosa. Allora, la cosa è che se dipende da come una ragazza approccia la situazione, no? Se tu dai segnali, ovviamente, perché per esempio io quando vedo una tipa che mi piace, cioè magari se siamo a una festa o da qualche parte, la fisso e spero che mi veda. Se lei mi vede e mi fa un sorriso, ho capito che... Hai capito? C'è Può qualcosa essere che... qualcosa. Mi ha dato la luce verde. Ok. Hai capito? Quindi la cosa che una cosa che le ragazze non capiscono è che, cioè, le ragazze pensano che se lei ti dà un segnale solo perché lei è donna, tu la devi cogliere. Hai capito? Ma la cosa è che, cioè, se tu dai un segnale a qualcuno, la persona la deve ricevere, accettare. Hai capito? Quindi e poi la cosa fondamentale è che se tu vai da un ragazzo, il ragazzo non ti lascia mai andare, a meno che non ti trovi cioè non sei il suo canone di bellezza. Quindi allora, dici che allora ti lascia andare, per però approfittarne, no? hai capito? Un ragazzo, Ah. se tu vai lì non ti lascia andare. È come se tu vai da un cinese a comprare qualcosa, non ti lascia mai andare via con i tuoi soldi, devi comprare qualcosa, hai capito? Quindi che lui sia interessato o no, cioè lei se la gioca un po', però la cosa è che se tu vai da lui già sa, cioè noi ragazzi sappiamo già, se vediamo una ragazza sappiamo già se questa qua è una tipa con cui potrei cercare di avere qualcosa, oppure è una tipa da una botta e via, tipo da 2 botte e via, cose così, hai capito? Quindi già un ragazzo lo sa, però la cosa è che non ti lascia mai andare, quindi sta a te capire un attimo la situazione. Però il fatto è che un ragazzo, se tu approcci un ragazzo e ci vuoi provare con lui non ti lascia andare, in poche parole. Capito. Ma infatti è proprio questa ragione qua molte ragazze dicono che non ci provo, perché se tu ci provi poi dopo, cioè, vuole solo farlo con te e ti Ma lascia dipende andare. che tipo di ragazzo è. Volevo chiedere una cosa. Sì. Ma voi, cioè le ragazze, soprattutto a te vai con il carattere o la bellezza? Cioè se è un bell'uomo. Il carattere conta molto. Sì. Molto. Però La soprattutto, bellezza, cioè per le ragazze in generale, ma dipende molto da ragazza a ragazza, però di solito le ragazze sono molto attratte da quello che è dentro, da come si comporta un uomo, i suoi modi di fare, come tratta le donne. Girano con occhi Cioè. raggi X. Che cosa vedi? Dite la verità, è tutta bellezza. Se tu vedi qualcuno, bel è la fisico. sua bellezza che ti attrae. Cioè, nel senso, la prima attrazione è sempre quella visiva, no? Sì. È la bellezza, e poi dopo il carattere. Perché il poi... carattere viene dopo. Ma magari vedi No, ragazzi. no, però secondo me c'ha ragione. Perché poi alla fine, se tu guardi qualcuno, cioè anche ad una festa da qualche parte, lo vedi un attimo come si comporta. Quindi sì, Ma- c'ha ragione. No? Cioè la bellezza secondo me conta fino a un certo punto, Cioè è bello, no? Poi magari inizio a parlarci e vede che basta. Cioè la bellezza non porta Nico, lontano. vedi? Ti ha dato una bella notizia. Però ci sono molte ragazze che non gli importa se sei arrogante, l'importante è che sei bello, Volevo hai le dire- addominali. Però Allora aspetta, sono a stavo posto. dicendo, hai dato una Si bella spacca! hai dato una bella notizia, Nico. Nico, Dimmi. hai capito la bella notizia? Ho capito. Qual è? Dimmi. Ma secondo te devo dire no? Dai, dimmi. Ha detto che Eh, le ragazze si comportano, si concentrano di più sul carattere. carattere, esatto. Quindi se tu ti comporti bene e questo lo dico ai nostri iscritti, per favore, dategli consigli, ditegli di comportarsi bene. Se ti comporti bene, Guarda. no, fammi finire, se ti comporti bene, forse una ragazza la trovi.
Hai capito? Aspetta, io mi Perché comporto tanto bene. la bellezza qua è andata. Non ce l'ho già. È andata. Quindi Allora. quello che rimane è il comportamento. Se tu ti Te la devi comporti giocare. bene, te la puoi giocare. Guarda, mi comporto bene. Sì o no? Quando è l'ultima volta? Da tanto che ci conosciamo, mi Beh, a comporto me mi bene. tratti male, quindi non lo so. Vedi, è quello che sto dicendo. Non lo so se con le altre Comportati ragazze. bene. Allora, volevo farti un'altra domanda. Secondo te, tu consiglieresti al mondo femminile di fare il primo passo? Ok, io consiglierei al mondo femminile di fare il primo passo, ma il primo passo non di corteggiare il ragazzo sì, perché io conosco molte persone che hanno avuto la cotta per una persona per anni. No, anni. E invece di magari dirlo e capire se questo sentimento è reciproco, sono state lì a soffrire, gli piacciono, gli piacciono. Sì. Magari sapere se il ragazzo ti piace o no, capisci se devi andare avanti o meno. Sì. Perché ovviamente, cioè, se tu glielo dici, cioè, sono discorsi molto... Difficili. Però una volta che lo dici... Allora, io penso sono orgogliosi le donne a volte, perché invece di parlare con il ragazzo, loro stanno lì a dire, se non mi viene a parlare, è buono, lasciamo stare. Appunto, quello è vero. Ragazze ghanesi sono così. Ma secondo me Ragazze allora ghanesi sono così, non parleranno mai. Ma quello lì secondo me È vero, è perché sotto hanno paura di essere rifiutati. Esatto, per Quella alla quello. fine, cioè, anch'io ho Però sai la sentito... cosa più Però noiosa? se ti piace veramente il ragazzo, No, però- cioè, l'orgoglio Sai non la si cosa- via, infatti, E in più, sai la cosa che mi fa più incavolare di più? Che se il ragazzo ci mette con qualcun'altra, loro si svegliano lì. Esatto, poi cominciano a litigare con la ragazza oppure non quello lì parlano più con la- la Oh, ragazza. quella lì va Stupide. bene, va No, bene. no, va se, bene. se tu non me l'hai detto Io ho prima trovato- e io ho trovato un'altra persona e tu vieni ancora, per culo c'è sai chick. Hai capito? Noi non buttiamo, noi maschi non buttiamo mai via niente. No, però non va bene, cioè, se vedi che la persona è in un'altra relazione, Lascia stare. non andare lì a Lascia rovinarla. stare, Non va vieni, bene. vieni, non ti preoccupare, ti aiutiamo. Ok, io ho un'ultima cosa. Allora, l'ultima cosa che volete dire per concludere? Oh, Charlie. Fai parlare prima lei La ragazzi. prima di donne, dai. Poi volevo dire, visto che siamo cristiani, io sono cristiana, io consiglierei anche di pregare, perché a molte persone vede il ragazzo, gli piace e già si butta. Però tu veramente, magari non sai veramente chi è quella persona, no? Quindi Dio ti può aiutare. Molte persone sono sposate e vivono in crisi matrimoniali, molte persone sono in relazioni tossiche, proprio perché magari avevano un certo tipo di idea per quella persona, ma magari non è veramente così. Vabbè, Allora. via, pregando a Dio ti mette Allora, sulla strada giusta. Allora, da 50 anni che ti conosco, oggi hai detto la cosa più sensibile. Grazie. Ehi Nico, non so se dirti... Allora, ho detto una cosa Lascialo di stare, pregare. ignoralo. Allora, pregare, allora, puoi anche fare anche Ramadan. Da cristiani infatti ho detto, non da Oh! musulmani. Scusa, allora aggiungi anche un po' di giugno, dai, ci vuole. No, se vuoi sì, se... Cos'è che ha detto? Aggiungi cosa? Digiuno. Cosa di giugno? Aggiungi un po' di giugno, ci vuole. anche, dai. Almeno 7 giorni per pregare. No, io un consiglio che darei, secondo me, cioè, nel senso, le ragazze secondo me ci sta a mettersi a fare il primo passo, perché lì se tu fai il primo passo, no, vai per una persona che a te piace, hai capito? Invece di aspettare di vedere chi arriva o di aspettare che arrivi il principe azzurro, se tu lo vedi e tu pensi che forse può essere lui, vai là, ti metti in gioco e fai il primo passo, fai vedere un occhiolino, poi vedi come va. Quindi secondo me ci sta a fare il primo passo. Non andate a dire ehi, sei bello, dammi il tuo numero. Noi ragazzi quando lo facciamo dite che
non ha senso. Quindi non fatelo neanche voi. Hai capito? Non fatelo. Le ragazze arrivano lì. Sei bello, dammi il tuo numero. E Ale, non ve lo do. Io non ve lo do. Dico, Boss, non hai niente da dire. ho Ok. cosa da dire. E cosa hai da dire? Tu non mi avrai. Se mi ami, vieni. Va bene, Ok. va bene. Ok, Francesca, spero che ti sei divertita. Sì, mi sono divertita molto. Sì? Sì, Ok, molto. va bene. E Grazie. come facciamo sempre, abbiamo una piccola cosa per i nostri grazie guest che ci mille. vengono a trovare. Grazie mille. Se vi invitiamo, venite. Venite. Datevi qualche due risate, dillo. Sì, ragazzi, venite che qui ci si diverte tantissimo. Questo qua sembra un meat spy, ma non è meat spy. Qua è un regalo, Gana mi spy, no? Da cercare. Non è takeaway, è un regalo. Di alla nostra gente dove possono trovarti e seguirti. Mi potete trovare sia su Facebook che Instagram, Francesca in Team. Sì. È uguale per tutti i social. Sì. Ok. Va bene, ragazzi. Seguiteci, commentate, condividete tutto. Da Next Gen, a posto.